Ciao a tutti ragazzi e come al solito bentornati sul canale. Che dire, questo 0-0 si può definire come la peggior prestazione della Juventus in epoca Spalletti. Lo sapevamo, la partita per qualcuno aveva un peso diverso, però secondo me c'è tanto da dire su questa prestazione dei bianconeri e vi invito come al solito prima di cominciare ad iscrivervi al canale, ma mi raccomando lasciate un mi piace e commentate per aiutare questi contenuti ad arrivare a più juventini possibili. Allora, iniziamo un po' con ordine. Prima di tutto il Napoli non si qualifica, finisce fuori dai 24 posti e lo sapevamo sarebbe stata una partita difficile contro il Chelsea. In realtà la qualificazione il Napoli l'ha sprecata durante il suo percorso e più di tutti la settimana scorsa con quel pareggio scellerato col Copenaghen in superiorità numerica, e credo che sì, magari come dicono molti Conte non aspettava altro, però nella realtà ragazzi credo che a questo giro Aurelio De Laurentiis non sarà soddisfatto di questa prestazione nella Coppa dei Campioni, perché c'è stato un investimento importante da parte del Napoli in questa stagione durante il mercato estivo, ma soprattutto sappiamo bene che il patron partenopeo non ha mai negato che quello fosse il prossimo obiettivo della squadra allenata da Antonio Conte, quindi credo che non sia così a cuor leggero che il Napoli esce fuori dalla Coppa dei Campioni, però ahimè i risultati hanno parlato chiaro e Conte alla fine forse invece di andare a iniziare polemiche abbastanza inutili per una gaffa involontaria da parte di Spalletti, forse avrebbe fatto meglio a concentrarsi più sul campo e sui suoi calciatori. Comunque non vogliamo alzare più polverone e più polemica, pensiamo a noi, pensiamo alla Juventus che si qualifica poi come l'Atalanta nonostante la sconfitta, e l'Inter che ha vinto invece 2-0 e dovrà vedersela probabilmente con il Bruges o con il Galatasaray, avversari che sulla carta magari possono sembrare tra le meno peggio tra queste che si sono qualificate, a parte un paio, però ragazzi sono squadre da non sottovalutare, perché sappiamo bene che il Bruges è una squadra che ti può mettere in difficoltà, il Galatasaray non è una squadra da sottovalutare e quella turca è una trasferta che notoriamente storicamente non è mai un campo facile sul quale giocare. Però bisogna analizzare un po' le scelte, non tanto di Spalletti, perché diciamoci la verità, ci può stare in una situazione come questa dove sei abbastanza alla mercé, come si dice, dei risultati altrui, di andare a fare un turnover in forse l'unica partita in cui in realtà te lo puoi permettere, perché da qui in avanti sia in campionato che comunque in Coppa dei Campioni e in Coppa Italia tutte le partite saranno abbastanza da dentro e fuori, dal campionato no perché hai più tempo, ma abbiamo visto la situazione dove adesso anche il Napoli è rientrato secondo me in quel gruppetto che lotterà per il terzo o quarto posto insieme alla Juventus, insieme al Como, insieme alla Roma, e quindi sarà un'annata difficile dal punto di vista della qualificazione nei primi quattro posti. Ne abbiamo parlato anche negli ultimi video, però ci sono altre cose da dire. Partiamo dalla formazione. Io ho capito che era importante fare anche del turnover, però la Juventus sta cercando di ritornare grande ed è un percorso che con l'aiuto di Spalletti è già iniziato e sappiamo bene che ci vorrà del tempo, però questa secondo me è un'occasione persa, perché forse nonostante il turnover avrei cercato di mantenere un po' più di coerenza all'interno della squadra. Credo che questa partita ci dà le conferme che forse sapevamo già, ci aspettavamo e speravamo che certe cose forse stessero cambiando, ma in realtà la prestazione di Cobb Miners, la prestazione di Cabal, la prestazione anche di Azic quando entra nella ripresa ci danno la conferma che abbiamo una serie di giocatori che in questo momento, a mio parere, e lo dico senza cattiveria, però non sono da Juventus. Iniziamo con Cabal e Azic. Allora, Cabal, io continuo a ricordarlo perché sono di Verona, quindi conosco bene la situazione. Noi ce ne siamo dimenticati perché quell'infortunio lungo ci ha tolto un po' di memoria. Cabal era una scommessa della Juventus che ha comprato un giocatore del Verona dove lui stesso a Verona non giocava sempre, ma soprattutto veniva da una buona annata, ma aveva fatto tanti errori Cabal, chiedetelo ai veronesi, ed era una scommessa. Adesso noi siamo entrati in quella mentalità che Cabal dovrebbe essere una buona seconda linea o rimpiazzo per giocare a sinistra, insomma al posto di Cambiasso. In realtà io credo che forse la Juventus dovrebbe iniziare a considerare anche il fatto di poter mettere Cambiasso sulla destra come seconda opzione di Kalulu, e magari sulla sinistra cercare di invece andare sul mercato per comprare qualcuno di qualità. Comunque questa è una mia opinione personale. Dico che Cabal a oggi non è un calciatore che può permettersi di giocare una squadra come la Juventus. Allo stesso tempo Azic non ha le qualità, la velocità, la rapidità di pensiero
per giocare una squadra come la nostra. Lo so benissimo cosa ha detto Spalletti in conferenza stampa, dove ha dichiarato Azic uno di quelli che vorrebbe tenere per una serie di motivazioni, ma io sono convinto che sia una risposta normale di un tecnico che deve andare a proteggere un ragazzo che è del 2006, quindi compierà 20 anni perché non è ancora compiuti, ne ha adesso 19 e quindi è normale. Se avesse detto l'opposto, Azic deve andare a farsi le ossa da un'altra parte, lo avrebbe praticamente demolito. Però ad oggi, col mercato quasi in chiusura, la Juventus secondo me ha perso un'ottima occasione. L'occasione era quella di andare a dare Azic in prestito, magari succederà, chi lo sa, ormai nel calciomercato può succedere di tutto, tanto quanto Cabal per fargli fare un po' le ossa e magari cercare di prendere due giocatori diversi in prestito, e voi dite ma perché dare via questi due se ce li hai già? Perché io credo onestamente che tu possa trovare di meglio in prestito in questo momento per la Juventus di Cabal e di Azic. Poi è chiaro che questi due non sono il problema è che la Juventus entra in campo svagata, si vede subito insomma da come Perin tocca il primo pallone con i piedi dopo 1 minuto e mezzo dall'inizio della gara, dove per un pelo non prendiamo gol al pronti via. Però vi ripeto, abbiamo visto anche con Miners, abbiamo visto un con Miners ancora una volta in difficoltà nel ruolo che dovrebbe essere il suo, e questo ci fa capire che invece di andare a preoccuparci di calciatori come Kessie o io aggiungo anche Colomoni, perché un video su Colomoni l'ho fatto, quindi io la penso semplicemente in questa maniera, credo che i premi siano ben altro, anche perché nonostante Openda anche oggi faccia una figura mi sembra un po' barbina, un po' insufficiente, soprattutto perché si capisce che non ha quelle qualità per poter controllare palle e far salire la squadra, ma lo sapevamo già anche prima di oggi, quindi questo non ci stupisce. Però Openda è un calciatore in confusione, questo non è il vero Openda. Openda è in un momento di probabilmente difficoltà di adattamento, l'abbiamo visto anche nel passato con altri calciatori, e credo che forse sarebbe importante da parte di Spalletti cercare di fare del suo meglio per questo ultimo per questo finale di stagione, perché se su Miners ormai c'è poco da dire, perché abbiamo investito praticamente 1 anno e mezzo, a fine stagione sarà 2 anni su un calciatore che ormai è l'ombra di se stesso, penso che su alcuni altri sia importante invece non mollare e cercare di spingere più che si può. Le soluzioni della Juventus non arrivano dal mercato. Adesso pensare che, ripeto, Colomani sia la soluzione a tutti i nostri mali perché è un attaccante che potrebbe cambiare gli equilibri, io non sono d'accordo, perché ragazzi ogni stagione è una storia a sé. Basti parlare con qualcuno come Ken, che l'anno scorso veniva definito come un fenomeno e qualcuno addirittura lo rimpiangeva la Juventus come vice capocannoniere della Serie A. Quest'anno non segna nemmeno se gli spostano la porta con le rotelle. Io capisco che la Fiorentina è in difficoltà, ma invece è in questi momenti che ci sono calciatori come Ken che dovrebbero in realtà prendersi sul groppone la squadra e trascinarla. Quindi vuol dire che Ken può fare anche una stagione come quella dell'anno scorso dove fa un exploit, però poi torna a fare quello che ha fatto negli ultimi 2 o 3 stagioni in cui giocava la Juventus. Continuo dicendo che secondo me non si risolvono le problematiche che vediamo oggi comprando calciatori come Kessie, che sono da 3 anni a svernare in Arabia, a giocare in un campionato che è allo stesso livello probabilmente della nostra Serie B e forse anche qualcosa in meno. Credo che bisogna aspettarsi un po' di più da questa società, che deve capire che per tornare a confrontarsi in palcoscenici come quelli di oggi, dove ricordiamoci abbiamo incontrato una squadra, non me ne vogliono i monegaschi, ma il Monaco è stata forse una delle squadre peggiori che io ho visto incontrare da Juventus in Champions League in questo ultimo periodo storico, e ce ne vuole perché ne abbiamo incontrate insomma di squadre che non erano a grandissimi livelli, e la Juventus oggi ha perso un'occasione perché bisogna ritornare a entrare in quella mentalità dove non si abbassa mai la tensione. Il fatto di aver approcciato questa partita con questa mentalità, e questo è un parere mio, quindi lasciatemi un commento qua sotto perché sono curioso di sapere cosa ne pensate, toglie per un momento quella mentalità che Spalletti stava cercando di creare, e a me spaventa parecchio perché ci vuole veramente tanto tempo per uscire dal baratro che la Juventus si era creata negli ultimi 3 anni, ma basta un secondo per ritornarci e poi riniziare da parte dei calciatori a farsi quelle domande che fino a 1 mese e mezzo fa, cioè prima dell'arrivo di Spalletti, dove addirittura la qualificazione in Champions League sembrava mai una chimera, erano domande che i calciatori si facevano ogni giorno. Quindi non voglio dire che la prestazione di oggi sia una identificativa, scusate, di quello che poi vedremo nelle prossime giornate. C'è stata un'interpretazione da parte di Spalletti, secondo me, di un certo tipo per andare a preservare la presa di Parma, che comunque ha un'importanza e lo sappiamo, però allo stesso modo le risposte che ci sono state date dai calciatori che giocano meno ci fanno anche capire come mai forse Spalletti aveva in realtà condiviso con la società
la necessità di investire dei soldi anche in prestiti durante questa fase di calciomercato per riuscire un po' di più magari ad arrivare a quel quarto posto con un po' più di tranquillità. Ad oggi calciatori come Cabal, ripeto, come Azic, lo stesso con Miners, Openda non ci danno quella sensazione di avere opzioni. E ripeto, questo è un qualcosa che la Juventus si è un po' creata da sola, per non parlare neanche di Zegrova, non ho nemmeno nominato, ma in realtà me ne stavo dimenticando perché non so quanti palloni abbia toccato, credo forse 2 nei 15 minuti che ha giocato, e questo è un altro caso che secondo me prima o poi andrà confrontato, perché è chiaro che il calciatore torna da un infortunio importante, però ad oggi bisogna aspettarsi un po' di più, nonostante l'investimento che sappiamo è stato un po', come si dice in inglese, il gamble, quindi un po' un tentativo da parte di Juventus di vedere se questo calciatore si poteva riprendere, però ripeto, ci sono tanti acquisti da fare durante il mercato estivo e ad oggi penso che sarebbe importante comunque rendersi conto che ogni occasione che la Juventus ha per entrare in campo è un'opportunità per cercare di mettere un altro mattoncino su quella stabilità, su quella emotività sulla quale Spalletti stava cercando di lavorare. Quindi, ripeto, nulla è perduto, adesso andiamo ad affrontare una di queste due, poi ripeto, se dovessimo addirittura passare e fare meglio dell'anno scorso e arrivare poi agli ottavi e passare da questi playoff, ripeto, contro Galatasaray o contro il Bruges, beh, lì ci sarà il Liverpool o il Tottenham, e in base ai sorteggi, e questo sarà comunque una partita, se dovessimo passare, ripeto, i playoff, importante contro squadre di un livello sicuramente europeo da non sottovalutare. Ci potrebbe persino essere la sfida con Colio. Pensate un po' com'è poi strano, come strano un po' poi come strano il mondo del calcio. Comunque, non so cosa ne pensate voi, io chiaramente ho avuto la mia opinione, nel senso il Napoli ha meritato di uscire, l'ha dimostrato sul campo, Atalanta, Inter e Juventus comunque vanno a giocarsi questi playoff, potremmo ritrovarci con 3 squadre agli ottavi, che non sarebbe niente male, però la prestazione di oggi non è giustificabile, nonostante non bisogna farne un caso, capita, speriamo sia solamente un incidente di percorso. Mi aspetto anche comunque che Luciano Spalletti magari in conferenza stampa non sia così pepato, però abbia un confronto con i calciatori, perché se queste sono le premesse delle seconde linee, beh, mi sembra che oggi la risposta sia stata chiara e l'abbiamo capita tutti, è una risposta insufficiente, e se si vuole crescere la Juventus dovrà fare tanto, soprattutto nelle prime linee e nelle seconde linee, perché questo Cop, Cabal, Zegrova e comunque anche Miretti non è che abbia fatto una gran partita, e Openda, insomma ce ne sono tanti, in questo momento sono calciatori che secondo me non stanno facendo bene alla Juventus, e sono in queste occasioni che alla fine bisognerebbe fare la differenza. Ditemi la vostra opinione, fatemi sapere quello che ne pensate e ci vediamo in questi giorni, ma come sempre ragazzi, forza Juve. Un abbraccio, ciao!